Buongiorno, ben trovati in diretta. Queste sono le mattine con Vittoria e diciamo in realtà noi siamo già in diretta anche perché oggi è giovedì e di solito giovedì sono gli ascoltatori e le ascoltatrici che scelgono le canzoni. Già c'è stata diciamo la parte in cui hanno telefonato e va bene. Allora oggi parliamo di buche in Quebec. Sapete che il Quebec purtroppo vanta il primato di avere le strade peggiori in tutto il Canada. Un saluto a tutti gli amici e alle amiche di Roma che pensavano che a Roma ci fossero le strade peggiori e invece attenzione perché adesso qui a Montreal si è riaperta la stagione delle biciclette a noleggio, però attenzione perché con queste strade bisogna fare molta attenzione. Così come invece non ha fatto abbastanza attenzione l'ex governatore della California per ben 2 mandati, conosciuto anche come l'ex Terminator, stiamo parlando di Arnold Schwarzenegger. Cosa ha fatto? Lui sapete che ha un profilo su Twitter da oltre 5 milioni di follower e ha deciso, visto che c'era una buca nel suo quartiere da diverse settimane, ha deciso di andare lì armato di pala e cemento a presa rapida con un amico e hanno deciso di coprire la buca. Arrivano i complimenti dall'autista dell'autobus, si ferma la signora e dice grazie, meno male che ci hai pensato tu. Peccato che poi arrivi il comune che dica guarda che erano dei lavori in corso, stai coprendo una buca di lavori in corso, quindi dobbiamo riaprire il tutto perché tu l'hai coperto pensando fosse una buca, invece c'era un motivo per cui c'era questa zona appunto aperta, c'erano degli scavi in atto, quindi insomma non è andata benissimo, si capiva la buona intenzione ma purtroppo non era questo il caso. E appunto dicevo nel frattempo invece a Montreal ci sarebbe bisogno di molti più Schwarzenegger perché qui di buche ce ne sono e tante. Soprattutto è la C canadese che ce lo racconta, che si chiama CAA Quebec, l'ho detta in italiano, e fondamentalmente sono circa 8 anni che chiedono agli utenti, anzi se volete farlo, se siete a Montreal in Quebec e volete votare la strada peggiore del Quebec, lo potete fare entro maggio se non sbaglio, adesso non trovo più la data. Comunque, insomma, sono 8 anni di sondaggi in cui hanno votato circa 70.000 persone e entro il 3 maggio potete votare anche voi la strada peggiore. Ecco, ho trovato la data. Insomma, quindi sono tantissime le strade evidentemente che non sono in buone condizioni qui in Quebec rispetto a tutto il Canada e come sempre i commenti sono la parte migliore di tutta questa triste storia. C'è qualcuno, Rudy, che scrive, anzi questa puntatevela se state pensando di trasferirvi qui in Quebec, ho davvero bisogno di un SUV, le auto normali con i cerchioni più piccoli cioè si autodistruggono fondamentalmente. Poi c'è Pablo che scrive, per quanto mi piaccia incolpare la CAQ, che è il partito conservatore del momento, al momento al governo, cioè la Coalition Avenir Québec, partito peraltro di François Legault, dice per quanto mi piaccia incolpare la CAQ, temo che la colpa sia da attribuire a tutti i governi precedenti, cioè nel senso si tratta di un problema che non è di oggi e sicuramente ognuno ci ha messo il suo per non migliorare la situazione. C'è chi poi mette in evidenza il paradosso tutto quebecchese, dicendo che molti invece che investire in infrastrutture della provincia hanno investito invece nella tutela della lingua francese. Sapete che qui in Quebec c'è questo grande dibattito perché il Quebec è l'ultimo baluardo francofono in tutto il Nord America in difesa della lingua francese. Questo vuol dire che però ci sono anche degli estremismi. Vi ricordo come sempre il Pasta Gate, magari ve lo racconto in un altro episodio. Il tutto per dire che questo utente scrive che fondamentalmente molti soldi sono stati investiti invece che in infrastrutture che invece continuano a sgretolarsi, sono stati investiti i soldi per far sì che la lingua francese, diciamo così, trionfasse sui cartelli e le insegne. Adesso l'ho un po' riassunto. Qualcuno scrive stessa storia a Toronto, ce lo dice Patrick, vengono utilizzati materiali scadenti così che poi le persone iscritte al sindacato, scrive Patrick, hanno poi la certezza di tornare a lavorare 6 mesi dopo perché i lavori non hanno retto. Questa è un po' la situazione per quanto riguarda le strade. Tra tutte queste notizie possiamo dire che Hydro-Québec oggi invece, cambiando soggetto,
ha finalmente detto che ha messo riparo a tutte le persone, comunque a tutte le case, a tutte le situazioni per cui era mancata l'elettricità a causa della tempesta di ghiaccio che ha avuto luogo mercoledì scorso, ha lasciato tantissime persone senza elettricità, oltre 1 milione nella zona del Quebec. Montreal è stata particolarmente colpita da questa situazione, quindi immaginate caduta di alberi che hanno comportato ovviamente la caduta sui fili elettrici, e quindi questo poi ha comportato perdita di elettricità praticamente ovunque, tantissime le persone senza corrente elettrica, non per 1, non per 2, ma per 3, 4 giorni, quindi insomma è stata una situazione se non gravissima, comunque molto molto pesante. A proposito di Hydro-Québec, stamattina Hydro-Québec, almeno il suo sito, si è ritrovato oscurato, non per mancanza di elettricità, ma addirittura perché sembra ci sia stato un attacco russo. Comunque dicono che tutto sia tornato nella normalità, che i dati sono salvi, e noi di questo ne siamo contenti. Io continuo la diretta su CFM 1280, vi invito a seguirmi anche qui, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e io ritorno in diretta qui in radio. Un saluto da Vittoria Zorfini.